Ciao a tutti, oggi pasta fillo, sono quelle sfoglie di pasta sottilissime per fare le sfogliatelle ricce, quelle croccanti croccanti. Facilitiamo il lavoro facendole con la pasta fillo, veloce veloce ma buonissime lo stesso. Iniziamo. Occorre un rotolo di pasta fillo, una confezione da 300 grammi usato. Naturalmente vengono di una misura medio piccola, ma se vuoi farle più grandi devi usare doppia dose, quindi 2 confezioni, 600 grammi. Teniamola sempre coperta con un panno umido. Intanto preparo l'emulsione con olio, io uso olio extravergine di oliva, puoi usare olio di semi, puoi usare burro sciolto e la stessa quantità di acqua, 40 g di olio e 40 di acqua. Uno stecco di legno, ferro da calza, va benissimo, quello per fare i fusilli va bene pure. L'importante è che sia della misura giusta, deve essere un po' più grande del lato che andremo ad arrotolare. Quindi spennello un poco di emulsione sul piano da lavoro pulito, vi raccomando, e posiziono la prima sfoglia, copro le altre, spennello leggermente e metto un po' di amido di mais. Qui più che poco me ce n'è caduto un po' troppo, vabbè, correggerò alle prossime. Arrotoliamo stretto stretto, il più stretto possibile. E man mano aggiungo le altre sfoglie, le uso tutte. Stesso procedimento e arrotolo, stringendo. Come al solito trovi il riepilogo degli ingredienti, info e la cottura sotto nel primo commento, in evidenza e in descrizione. E come sempre devi essere tu ad attivare e disattivare i sottotitoli in alto a destra del video, come anche la traccia audio in lingua originale o tradotta. E l'ultimo, un bel rotolo spesso. Ora lo riavvolgo nella carta che era in dotazione oppure una pellicola e poi in un panno sempre bagnato, umido, e lo metto in frigo per almeno un'ora almeno. A dopo. Intanto preparo il semolino, 200 g di latte, un pizzico di sale e appena bolle semolino 100 g. Giro finché diventa una polentina, soda, metto in una bowl e lascio raffreddare naturalmente completamente. Riprendo il rotolo dal frigorifero. Questo è stato un'oretta in frigo, ma puoi farla tranquillamente il giorno prima per il giorno dopo. E taglio a circa un centimetro e mezzo. Vedi gli strati? Lo tieni con 2 mani e con i 2 pollici cerchi di spingere piano piano, man mano ti aiuti e fai uscire le sfoglie praticamente. Non è difficile, è facilissimo, ed uscirà fuori la sfogliatura e questo bell'incavo pronto a ricevere tanta crema. Questa è la stessa tecnica che si fa per le aragostine pure, dolci, che vi farò prossimamente. C'è una preparazione in più per le aragostine. Spingi finché non farli uscire naturalmente uno dall'altro, delicatamente, finché si sfogliano un po' tutte. Così diventa un cono. Vedi? Capiente. Otteniamo 15-16 sfogliatelle. Se vuoi farle più grandi usa 2 rotoli di pasta fillo, quindi invece di 300 g di pasta fillo usane 600 e ti verranno il doppio, quindi più grandi. Più arrotoli, più aggiungi, più verrà grossa la sfogliatella. Ora che il semolino è freddo aggiungiamo 200 g di ricotta e 120 g di zucchero, calcolando che di questo che abbiamo fatto fino adesso non c'è zucchero proprio né nel semolino né nella pasta fillo, quindi
un pizzico di cannella, poca, è immancabile, e scorza d'arancia candita che taglio sottile sottile. Vai a gusto personale, se ti piace di più aggiungine di più, altrimenti puoi anche non metterle, mettere gocce di cioccolato per esempio, ma questa è proprio la ricetta originale per fare la crema delle sfogliatelle. Ed ora non resta che riempirle con un cucchiaino, semplicemente così. Deve essere abbastanza, non vi spaventate che rimane aperta, perché deve rimanere aperta, non va chiusa, leggermente appiattita, così, e via. Facciamo tutte le altre. Tranquilli, non uscirà niente, come vedrete più avanti. Sistemiamo sulla teglia del forno e inforniamo a forno già a temperatura naturalmente, 190 gradi statico ventilato per 20-25 minuti. Guarda come sono belle, mamma mia, è un profumo buonissimo. Ora non resta che ammirare in silenzio e ascoltare. Zucchero a velo, anche questo immancabile. Basta servire. Allora, in questo momento sono calde, ma sono buonissime, veramente buone anche calde. Quando vado a Napoli le mangio in un posto, appena fatte sono buonissime. Sfogliatelle, calde calde, appena sfornate. Sento di essere a Napoli, vabbè. Naturalmente la sfogliatella originale è un'altra cosa, Non me ne vogliate napoletani, ma alternativa più veloce. E devo essere sincera, sono simili, molto simili, proprio stenti a trovare la differenza. Buonissimo. Alla prossima, ciao ciao.